Nello sviluppo delle moto si scoprono sempre cose interessanti, soprattutto se la moto in questione è da poco uscita sul mercato ed ha ancora pochissimo sviluppo alle sue spalle. In questo video vi racconto della modifica alla quale abbiamo lavorato per mesi e che ha reso la mia Aprilia RS 660 molto migliore rispetto alla moto di serie. Innanzitutto partiamo con l'inquadrare la moto. Stiamo parlando dell'Aprilia RS 660. Con questo modello la casa di Noale ha letteralmente fatto bingo perché ha creato un settore e non mi è mai capitato in tutta la mia vita di avere una moto e non avere campionati dove poterci correre. Infatti non a caso siamo andati in America. Quando dico che Aprilia si è inventata un settore è perché con questa moto ha creato una classe di mezzo che non esisteva. Nelle derivate di serie dal 300 al 600 il passo è immensamente grande sia per i team, sia per i piloti, sia economicamente per entrambi. Quindi vi prego raga, basta farmi la domanda: Edo, ma secondo te rispetto al mio CBR, rispetto all'R6 è una moto diversa? Ha la stessa cilindrata perché è sempre 600 ma è bicilindrica e mancano circa 30 cavalli rispetto a una buona 4 cilindri. Se proprio siete curiosi di sapere come va rispetto alle 600, vi lascio qui in alto nella scheda la gara che ho fatto con la moto di Gabro a Cremona nel motoestate nella categoria 600 per contro tutte le 4 cilindri e andatevela a vedere perché veramente è stata una gara pazzesca. La mia storia con questa moto è strana e se non fosse stato per Sergio probabilmente non l'avrei nemmeno mai guidata. È cominciata per scherzo, poi come ogni cosa, siccome sono appassionato e mi piace migliorare, abbiamo cominciato a giocare pesantemente. Confesso, ammetto, che venendo dalla 600 Super Sport la guardavo male. Considerate che prima di questa esperienza io e Gabro non ci conoscevamo proprio ed è stata proprio l'Aprilia 660 e lo scambio di informazioni che c'è stato che ci ha fatto conoscere e che poi ha dato vita a quella meravigliosa avventura chiamata Moto America. In questa storia poi ci sono altre persone che sono state fondamentali: Nicolas che lavora con noi da Team BR Corse, Tommy Noccioli, Calato Engineering e Racing Bike. Ora venendo al dunque, nella messa a punto di una moto ci sono un sacco di aree da analizzare ma cercherò di farvela facile, farvela semplice per cercare di spiegarvi al meglio e nella maniera più semplice perché la modifica che abbiamo fatto è così radicale. Suddividiamo il lavoro di messa a punto della moto in 4 fasi: presa di contatto e posizionamento in sella, setup base provando su varie piste, sviluppo di nuove parti e soluzioni, affinamento. Nella prima presa di contatto ho provato la moto a Cremona per pochi giri ed è finita lì. Sergio poi mi invita a Barcellona ed ho 3 giorni per lavorare e comincio a sistemare posizionamento in sella, angoli, pedane, manubri e leve. Successivamente, in base alle mie sensazioni, modifico il rapporto e comincio a lavorare sulla ciclistica. Sì, prima il rapporto perché è la prima cosa che si fa nel setup di una moto, anche perché se non sei a posto con il regime di rotazione nelle curve, e questa cosa ha un grandissimo effetto sul comportamento della moto. Barcellona poi sono anche caduto perché non mi sentivo molto ok, fondamentalmente non avevo materiale, l'anteriore era sempre molto scarico e visti anche i 7 gradi la mattina una bella ghiaiata non me l'ha tolta nessuno. Dopo Barcellona siamo stati a Jerez e già lì mi ero portato un piedino dell'ammortizzatore diverso per alzare la moto al posteriore e portare carico all'anteriore. Dopo Jerez siamo stati a Valencia per altri 3 giorni e purtroppo ha piovuto quasi sempre, abbiamo potuto fare solo qualche giro l'ultimo giorno al pomeriggio. Ma qui c'è stata la svolta perché è stata la prima volta che ho lavorato con Gabro, è venuto a Valencia e ci siamo conosciuti direttamente lì. Pensate, ci eravamo sentiti solo al telefono e ci siamo dati appuntamento a Valencia. Cominciamo ad allestire la moto con tutte le sue migliorie, quindi cornetti di aspirazione, il papero che è la presa d'aria frontale ed altre chicche che potete ritrovare nel video. E nel parlare dello sviluppo della moto e delle possibili soluzioni, Gabro mi fa notare che potremmo modificare un componente strutturale della moto ma che andrebbe completamente riprogettato per risolvere un problema che ha sempre afflitto questa moto. Dopo Valencia siamo stati ad Estoril con Sergio per altri 2 giorni ed è stata l'uscita nella quale mi sono sentito meglio. Ho fatto dei buoni tempi nonostante le Bridgestone che stessi utilizzando e in più avevamo quest'idea in testa e tutto tornava.
ma dovevamo provarla. Quindi ricapitolando, dopo 3 giorni a Barcellona, 3 giorni a Jerez, 3 giorni a Valencia, 2 giorni ad Estoril, siamo a 11 giorni di pista e tutte le volte che esco dal circuito e parlo con Gabro e con Tommy va tutto bene, tutto migliora, ma fondamentalmente i problemi che riscontriamo maggiormente sono due. Il primo è che la frizione originale ha troppo freno motore. Questa cosa fa mettere la moto sempre di traverso, troppo di traverso durante la fase di staccata. Bellissimo per Instagram, divertentissimo da guidare, ma se vuoi fare i tempi serve altro. Infatti, in accordo con STM abbiamo sostituito la frizione originale con il loro sistema di antisaltellamento e durante le successive giornate abbiamo giocato un po' con l'altezza pacco e le molle per trovare una configurazione che avesse più freno motore possibile per aiutare a fermare la moto nel minor spazio possibile, ma che non la scomponesse eccessivamente. Riscontro cronometrico quasi un secondino a parità di condizione. L'unico vero limite è che non si può lavorare sul freno motore perché la centralina è appunto di serie. Il secondo problema è quello che ho riscontrato fin dal primo giorno che ho provato la moto. Gabro ha trovato la soluzione e poi abbiamo pensato bene di confrontarci con Tommy per avere un feedback, un'opinione, e mi sono fatto aiutare proprio da lui per spiegarvi questa modifica nella maniera più semplice possibile. Buono. Queste le mettiamo qua. Una delle modifiche più radicali che abbiamo fatto all'Aprilia 660 nasce dal fatto che sin dall'inizio, quando ho iniziato a provare la moto, e Tommy nello sviluppo della moto mi ha dato un sacco di mano perché tutte le uscite lo chiamavo per sapere, per sentire, per confrontarmi, per poter comunque portare avanti questo progetto, lamentavo sempre, giusto, un continuo eccessivo schiacciamento del posteriore qualsiasi setup o configurazione provassimo. Quindi praticamente quando andavo ad accelerare la moto era sempre, per mia opinione personale, sempre troppo bassa in uscita di curva. Per ovviare a questo abbiamo fatto alcune cose, tipo utilizzare delle molle più dure, utilizzare magari più precarico, però questa cosa andava a influire purtroppo negativamente sulla moto perché continuavamo a fare una moto troppo rigida e quindi ci siamo chiesti se ci fosse qualcosa per poter aiutare questo forcellone a riaprire, aiutandoci con il tiro catena, utilizzando magari tipologie di rapporti diversi. E poi, guardando la moto, ci siamo accorti che questa moto ha una particolarità. Tommy, innanzitutto magari aiutiamo le persone che guardano a capire che cos'è il tiro catena e perché c'è questa cosa sulla Aprilia 660 che noi siamo andati a modificare. Adesso vi facciamo vedere con che cosa. Questi si schiacciano? No. Allora, diciamo innanzitutto che il problema, tra virgolette, nasceva perché eravamo un po' limitati con quello che potevamo regolare sulla moto. Eravamo arrivati a un carico molla molto duro, eravamo arrivati a delle altezze che stellari che influivano negativamente su tante altre cose, quindi l'unica chance che avevamo era lavorare sul tiro catena per cercare di riaprire il forcellone più velocemente. In parole povere, il tiro catena è la forza che fa riaprire il forcellone quando si esce dalla curva. Alt. Che cosa vuol dire quello che ha detto? Quando dai gas in uscita di curva, la moto che cosa fa? Si schiaccia. E no, è proprio qui l'errore del 99% dei motociclisti, che pensano che in fase di accelerazione la moto si schiacci al posteriore. In realtà succede esattamente il contrario. Sì, è vero che in una prima fase, con la fine della frenata e l'inizio dell'accelerazione, il carico si sposti all'indietro e fondamentalmente è quello che sentiamo tutti. Però, continuando ad accelerare per effetto del tiro catena, la moto si alza, o in gergo tecnico il forcellone riapre, aiutando l'ammortizzatore a riestendersi. E questa cosa ha estremi vantaggi perché aiuta a chiudere la traiettoria, la moto gira più velocemente e quando una moto gira più velocemente si può dare più gas. L'Aprilia 660 fa molta fatica in questa fase perché è molto lenta a riaprire il forcellone. Per questo motivo fa fatica a chiudere la traiettoria. O meglio, non fa fatica, però potrebbe farlo molto meglio. Questo era il grande problema. Ma come risolverlo? Mancava pochissimo all'America, eravamo ormai ad aprile. Gabro era oberato di lavoro per continuare la produzione dell'Airbox prototipo e della testa che poi abbiamo portato in America. Avevamo bisogno di una mano, così Nicolas, nostro meccanico al mondiale con Team BR Corse,
corse, che si sta laureando in ingegneria meccanica e che ha una grande mano a disegnare con il CAD, ha disegnato quel prototipo di pedana che avete sempre visto montato sulla mia moto e che per fortuna Calato Engineering ci ha fresato in tempi da record. Ci serviva provare quel componente per capire se l'idea fosse giusta e nel caso continuare lo sviluppo. Questo componente nella moto originale ha la funzione di pedana, con una piccola modifica. E la cosa principale che influisce sul tirocatena è il rapporto, ma anche lì eravamo arrivati a un punto in cui non ci potevamo più muovere, quindi l'unica modifica che potevamo fare era variare l'altezza del il pivot che è il perno forcellone dove il forcellone si attacca al telaio. Semplicemente guardando la moto, questa moto è un po' particolare perché ha un telaio nella parte superiore e il forcellone invece è attaccato direttamente al motore. Il forcellone al motore è attaccato attraverso una regolazione fatta da delle tacchette, ok? E noi ci siamo guardati e abbiamo detto cavolo, ma se qua facessimo una pedana diversa potremmo magari fare delle tacchette regolabili e variare l'altezza del perno del forcellone. E così, eccole qua, queste sono le pedane per poter montare una diversa altezza del pivot forcellone sulla Aprilia 660. Questa cosa viene fatta perché la pedana è collegata direttamente dal perno del forcellone al motore, quindi se noi cambiassimo l'altezza del perno del forcellone non tornerebbe più l'attacco inferiore. Infatti queste pedane permettono la regolazione spostando uno dei due punti di attacco. Questa particolare pedana praticamente permette la libertà di muovere il pivot del forcellone ad altezze diverse in base alle varie esigenze e in base alle varie piste. E qui arriva il bello, perché una volta validato il nostro prototipo, Gabro, il suo progettista Lorenzo e Carlo di Racing Bike hanno avviato il processo per riprogettare completamente la pedana. Hanno verificato gli ingombri sulla moto e deciso di mettere un'asola con delle tacchette per le regolazioni nella parte inferiore dell'attacco motore. Ovviamente poi affinamento di dettagli, design, anodizzazione ed ora produzione in serie per la vendita. Il primo vero componente riprogettato l'ho provato sulla moto di Gabro a Cremona, facendo podio nella BDB e facendo spettacolo nella gara delle 600 Open, con tempi di tutto rispetto. Ovviamente questa modifica necessita di un sacco di accortezze e infatti durante la gara con Gabro e con Enzo ci siamo andati un sacco dietro con il setup. Questo è quello che mi ha permesso di andare in America a fare delle buone gare, anche perché avevo del gap tecnico che mi ha aiutato andando in un mondo dove non conoscevo assolutamente né le piste e né le gomme che sarei andato ad utilizzare. Tommy, prima di progettare questa pedana non ci siamo svegliati la mattina e abbiamo pensato facciamo una cosa diversa. Questa cosa l'abbiamo studiata guardando anche i dati rilevati dall'acquisizione dati montata sulla moto e... Esatto, ci siamo aiutati con un programma di analisi telaio per prima di tutto cercare di capire quale fosse l'altezza giusta per il pivot e per sapere anche qual era l'effetto che volevamo ottenere e quanto effetto volevamo ottenere, per non rischiare chiaramente di andare fuori strada o di fare una modifica che fosse esagerata. Questa cosa, per quello che mi riguarda, l'ho trovata assolutamente migliorativa e l'ho provata a Misano. Il video lo avete visto, però non avevo mai menzionato questa cosa, l'abbiamo tenuta sempre nascosta perché la volevamo prima provare nella maniera corretta e io quando già sono uscito dalla pit lane ho guardato la moto e ho detto cavolo che figata, come funziona bene. E poi ovviamente ho portato avanti lo sviluppo di questa cosa perché ci ho creduto e la differenza è stata incredibile. Ovviamente è stata una prova fatta, stesso setup, non si tocca niente, si prova solo a variare l'altezza del perno del forcellone e il gap è incredibilmente grande. Infatti dopo 11 giorni di test, diciamo pre-pivot, abbiamo fatto 3 giorni a Misano, 3 giorni a Cremona, 2 giorni al Motestate con la moto di Gabro, un altro giorno a Misano nel quale abbiamo fatto provare durante il Pirelli Day la moto a un giornalista che tra l'altro aveva già provato la moto trofeo e quindi ha potuto fare un confronto, più 4 giorni a The Ridge, 1 in un'altra pista americana, 2 a Laguna Seca e siamo a ben
27 giorni sull'Aprilia RS 660. Dopo aver scoperto questa manna dal cielo che cambia letteralmente il carattere della moto, come vi ho detto abbiamo poi dovuto affinare il setup perché questa cosa cambia veramente le carte in tavola. Dopo il Moto America il mio impegno con il 660 è terminato perché con Sergio abbiamo deciso di venderla e di prendere un RSV4 1100 con la quale potermi allenare. La mia moto la vedrete comunque sfrecciare negli autodromi italiani perché un ragazzo di Bologna di nome Cesare è venuto a prendersela. Quindi dopo questo video, quando guarderete un Aprilia RS 660, saprete già che se non monta le pedane di Gabro avrà il pivot nella posizione standard. Vi ho lasciato qui sotto il link del sito di Gabro per andare a scuriosarvi il prodotto e se il video ti è piaciuto iscriviti al canale, seguimi su Instagram, metti like, condividi, commenta, manda alla tua mamma, fai quello che vuoi, ma tutto quello che fai può aiutarmi a crescere e portare contenuti sempre migliori. Ciao!